Queste sono le mura, ci si può passeggiare sopra, non sono belle come quelle di Lucca che sono anche ombreggiate con gli alberi larghi, ci potete andare anche con il risciò, però sono carine. Sono strane le case che si affacciano dalla parte interna del muro. E ora in cammino verso Ponte Ferreira, che è un ponte romano tra l'altro. Via Romana, però era una steccata nuova, per cui. E ora attraversiamo il ponte, qua lo chiamano Ponte Romana. Salve. E qui, sì, giusto. Lì c'è la centrale elettrica, allora ho visto bene, c'è uno sbarramento. Sbarramenti fluviali in Spagna, come usarli bene, non come in Italia che sono un pericolo per la navigazione e basta. Qui ci hanno fatto la piscina, in mezzo c'è un trampolino, c'è di tutto, e il collino sbarramento sul fiume perché più avanti c'è una centrale anche idroelettrica. Siamo a San Lazzaro da Ponte. Lì è un San Rocco, questo è un San Rocco, si riconosce dal cane che gli lecca la ferita, la piaga della peste. Selio, dove? Selio Stamp, ma dalle 7:30, no, 15 minuti per prendere il Selio, no. Potete vedere, questi sono i resti di un'antichissima tomba romana, che però è stata distrutta per depredarla degli oggetti più preziosi che conteneva. Monete preziosi, cosa? Stai scherzando? I carciofi alla romana, 4 carciofi alla romana, 7 euro a Grande Messalina, 7 euro per 4 carciofi. Oh, c'è il pellegrino in alto, le conchiglie. Pellegrino buon viaje, Lugo te saluta. La finca Bussello, è un'azienda agricola. La prova del 9 per vedere se i cani odiano Giulia. No dai, non ti ha abbaiato, mancava solo che non dicessi niente a me e poi passassi tutto e abbaiassi. Ciao cagnolino. Hola perro. Bella tappa, è come una Lucca Altopascio con un po' più di verde. Buongiorno, dai. Sei due in cammino. Oggi tappa da Lugo a Ponte Ferreira. Oh, bravissima, 26 km che si pronunciano più o meno tutti così, purtroppo. Ne abbiamo fatti 6 finora, la maggior parte direttamente su asfalto, adesso siamo su questo sentierino che ha ricavato sulla sponda. E il gruppo si è un po' sfarinato, per cui Siamo salutati tutti a Lugo. Sì, Emanuela e Joseph forse li vedremo a Santiago perché loro si fermano, arrivano un giorno prima poi si fermano. Stasera invece dobbiamo vedere ancora Leo e Giusy. Sergei si prende un giorno di stop perché ha un ginocchio fuori uso. Poverino, ci spiace perché era simpatico e carino come ragazzo. E niente, vediamo, magari riusciamo a ritrovarci tutti a Santiago. Speriamo. Per un ultimo saluto finale davanti alla cattedrale. E camminiamo oggi così, è una tappa di trasferimento, diciamo, dai. Ricorda un po' Pavia Santa Cristina sulla Francigena, tranne gli ultimi 6 km di Pavia Santa Cristina che sono veramente belli. I primi 20 sono così invece. Ormai è tutto molto più piatto, per cui i panorami saranno più sporadici. Comunque siamo qui tutti a camminare sulla stessa strada d'asfalto. Tra un 500 metri dovrebbe esserci un punto sosta con le vending machine, che solo sui cammini spagnoli, perché i cammini italiani una
sapete, quella famosissima sulla Postumia, che non è stata messa per il cammino ma per il paese, e col seglio finalmente, che adesso dobbiamo prendere 2 segli al giorno almeno, 2 seglios al giorno per validare la credenziale. Ma ho sentito dire che da quest'anno anche 3, però sul credenziale c'è scritto 2 e io non è che posso andare a fare la caccia al timbro, insomma, sono qua per camminare, non per timbrare, sono mica un ufficio postale. Modellino, una specie di granaietto, buon cammino, tempietto con... Cos'è? cose strane, vabbè. Un'area di sosta rigorosamente con l'acqua non potabile, però se uno vuole bagnarsi il cappello o lavarsi le mani si può fare. Allora, quello che abbiamo visto prima era un modellino di quel granaietto fatto così, che hanno le croci sopra, non so se invocavano la protezione da roditori e altre bestiacce. Sono in Spagna, qui c'è il bagno, microonde, l'acqua, la vending machine, Giulia che coraggiosamente prende un caffè cortato. Oh, scusi, no, senta. E poi le altre cose. E sperare, cioè sperare che va. La verità, è buono, è cattivo, E bollente. vabbè, ma ha un sapore? Fa schifo. Ah, bene, bollente e schifoso, proprio come piace a te la mattina. Le placide manzette galleghe che pascolano, ignare di essere una delle razze più pregiate di carne europea. Che forse si lascia l'asfalto. Ci siamo fatto scendere su questo viottolo che è sotto la strada, è anche ombreggiato, qui godiamocelo finché dura. Uno dei rari e piccoli centri abitati che incontreremo oggi. Qua il granaietto gallego, questo però non c'ha più le croci in testa, sono modesunica. Ecco, godiamoci questo angolo di natura all'ombra finché dura, perché non dura. Più avanti si torna sulla carretera. Sei contenta? No. No. Di nuovo su asfalto, più avanti però c'è un cammino complementario, come lo chiamano qui, e vediamo cosa offre rispetto a quello normale, se offre magari un po' meno asfalto. Devo controllare bene la mappa quando arriviamo e ci saranno delle indicazioni. Di solito c'è un cartello con delle indicazioni sul tipo di percorso. Siamo un po' arrivati a quella che è un po' la Bergamo della Galizia, San Pedro di sotto, perché poi c'è anche San Pedro di sopra. Ma davvero, Ah, sì? certo, parla bergamasco qua. Infatti gli altri spagnoli non li capiscono. Il dramma di questa piccola comunità rurale orobica trapiantata in Galizia. Cioè, un altro dei motivi per fare i cammini in Spagna è questo, le paraguayas. Noi in Italia abbiamo le tabacchiere, le pesche tabacchiere, sono praticamente identiche, però a parità queste sono comprate al supermercato locale. Le compri a Livorno al mercato, le tabacchiere, le ragazze del Paraguay sono molto più buone, indipendentemente che siano a polpa bianca o polpa gialla. Siano delle vestigie romane, una colonna, il pronipote di Augusto, pontefice massimo tribuno, una replica, la replica. È il miliario di San Romao da Retorta. È una replica però, non è originale. Se volete vedere gli originali dovete venire in Italia, che in Spagna puppa. Allora, gli ultimi 7 km potrebbero essere così, alla fine dai, non lamentiamoci, c'è l'ombra. Così arriviamo, vediamo il ponte romano e poi ci riposiamo. In vista della tappone di domani da 32 km che ci porterà sul francese. C'è un albergo Candido, poi c'è la vending machine,
po' di sedie, ci sono le amache, molto apprezzate immagino dagli ospiti, però noi proseguiamo il nostro più avanti. Si sta rivelando esattamente come la tappa Pavia Santa Cristina, 20 km di asfalto e gli ultimi 6 così, che non è male, Andiamo. speriamo. You were like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. E niente, siamo qui appostati sotto gli eucalipti della Galizia da almeno 20 minuti senza far rumore, ma non siamo ancora riusciti a vedere un singolo koala. Il koala galiziano è timidissimo, no? Non come quello australiano che è sempre davanti alle telecamere. Eccoli qua, dovrebbero essere questi. Koala? No, gli eucalipti. Ah, Poi magari mi sbaglio e non sono eucalipti, ho fatto una figuraccia. Per me pare che dalle foglie dovrebbero essere sti lì. Certo, ci fosse su un koala sarebbe più rassicurante, uno dice per forza c'è il koala e un eucalipto, ma non li vedo. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing Comunque, non sempre, ma ogni tanto trovate anche la comida vegana. stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, Pensavate che non tornasse l'asfalto, e anche noi, invece siamo sbagliati. Pure in salita con un po' di sole, dai. 3 km e mezzo all'arrivo. A me sembrano un po' macabri sti granai qua della Galizia, proprio quelli dell'Asturia. Oh, domani si comincia a salire un po', comunque. Guardate il profilo altimetrico. Domani tra cui 32 km e c'è anche una bella salita. Yeah! Chi glielo dice adesso? Giulia? Diteglielo voi per favore. Lugo Irdia Flavia, al Ponte Romano. Vediamo, vediamo. lose it. Eccolo qua. Ah, ecco, questo è il Ponte Romano che dicevo. Qua era uno di quelli piccolini, Qui è il solito granaio che sembra di averci parenti seppelliti in giardino nel cortile di casa, vabbè, contenti loro. With you I don't. Questo è il dormitorio, è molto fresco, è carino, ci hanno messo in fondo e ci ha detto che è il letto migliore perché nessuno ti rompe le balle, in effetti è vero. Abbiamo la finestrina, abbiamo lo sgabello, qui c'è la ciabatta per caricare, non c'è una presa a ogni letto come negli altri alberghi, però bene. Fuori c'è tutto il giardino dove si stende. Poi ci sono 2 bagni e poi si può sia cenare col menù a 15 euro, 18 se volete il ciuleton de porco che è molto grosso e poi 5 euro di colazione, però la colazione la siamo dalle 7 in poi di mattina, è troppo tardi per noi perché noi domani abbiamo 31 km, quasi 32 e partiremo prima. No, per adesso non sembra male, vediamo oggi poi come sarà lì sono le coperte, para il frio. Allora questo menù vegetariano com'è adesso? Tu hai visto i funghi, non hai capito più niente. sì, io sono curiosa di Beh, come. io ho calamari e patate. E come primo io ho il gazpacho, lei invece aveva una specie di caprese, ma senza mozzarella con del formaggio fresco. Birra, ma tutto sommato questa non è male, Io vi consiglio di evitare Estrella Galizia, che è una cosa che finge di essere birra, e questa è passabile, dai. Va 1009.